Se frulla che è una meraviglia. No, puoi capire. Alla vigilia di Natale che cucini? Pesce, no? Beh, te do una dritta pazzesca. Utilizzare un pesce che non ti costa tanto, selvaggio, però con due trucchetti da renderlo particolare, elegante e tanto, come dico io, buono. Ingredienti: nasello, puntarelle, pane grattato grossolano, farina, cavolfiore, peperoncino, aglio e l'alice del Cantabrio, queste qua di Magno che sono fantastiche. Addirittura hanno vinto pure il premio per i migliori alici di sott'olio del mondo. Allora, come ho detto prima, dobbiamo enfatizzare un pesce che il merluzzo e il nasello è un pesce visto come un pesce povero, il pesce che si dà ai bambini perché è molto delicato, perché è un pesce, capito, che puoi mangiare ovunque, lo puoi abbinare ovunque, è un pesce che povero di grassi, insomma è un grande pesce, solo che cosa c'è? Guarda un po'. Non si chiama spigola, non si chiama orata, quindi capito? Che te segna del nasello? Non fa figo, no? Come vi dico sempre io. Noi abbiamo il cavolfiore, già l'ho lavato, lo tagliamo a pezzettini, leviamo qui, purtroppo le foglie non mi servono, però possono essere utilizzate in un altro modo. Lo scottiamo adesso, quindi lo taglio a pezzettoni, così, vai. Questa, immaginate quello che ho pensato, una base morbida che sarà data dal cavolfiore, che vado a scottare in acqua e sale. Mentre quello cuoce, ok, io che faccio? Dato che dobbiamo fare i delicati, non dobbiamo essere strong, è un pranzo che poi è fatto di tante portate, o un pranzo, una cena che fa tante portate sotto le feste, non è per mangiare soltanto una portata. Quindi qual è l'idea mia? Di utilizzare l'aglio, ma in qualche modo di alleggerirlo. Quindi che faccio? Lo scotto dentro a quell'acqua bollente, metto uno spicchietto d'aglio così e lo lascio cuocere insieme a questo cavolfiore. Non rinunciamo al gusto, non rinunciamo al sapore, siamo un po' più delicati, ok? Però ci deve stare. Ci deve stare. Ci siamo occupati di quella cremetta che sarà sotto il fondo del piatto, quindi morbida, cremosa. Ora ci devo mettere il pesce dentro e quindi c'ho sto nasello e noi a Roma lo chiamiamo merluzzo. Quindi bollito, sì, buono per i bambini e per chi sta male con lo stomaco, però gli potremmo dare un'altra forma, una forma un po' più aggressiva, un po' più succosa, un po' più buona. E ora vi faccio vedere io che facciamo. Prima di tutto vi faccio vedere come si sfiletta, ok? Quindi io vado, vedete qui sulla testa, già eviscerato questo pesce, Prima di tutto guardate l'occhio è fresco, guardate, col coltellino, andate qua, vado vicino alla spina dorsale, la lisca centrale, ok? E vado a tagliare piano piano, con la puntina solamente, anche con uno spelucchino che insomma taglia bene. Poi vado qua e la cosa interessante del merluzzo è questa, guardate, che c'ha questa lisca, che è la gabbia toracica, chiamiamo gabbia toracica del pesce, che è doppia, non sono spine che danno fastidio, quindi è fantastico per questo il merluzzo. Poi taglio a metà, ecco qui, e questo è il filetto, guardate, pulito, stupendo. Io vi consiglierei lasciate la pelle, date retta a me, se no vanno a mangiare omega 3 in pasticche e poi buttate la pelle. E dai, mangiate tutta roba naturale, no? Questo non lo devi buttare. Questa è minestra di pesce, questo è brodo, questo è qualcosa di squisito, quindi non lo buttare. Se non lo utilizzi subito, lo stesso giorno o il giorno dopo, lo congeli e quando te ne avrai bisogno te fai una minestra di pesce con lo scarto, che scarto non è tutta roba buona, se siamo capiti? Vedete, questa è la pancia, all'interno della pancia del nasello, quindi provate a toglierla anche con le mani o con un pezzetto di carta, guardate, così. Perché noi siamo precisi, no? Almeno vogliamo sembra precisi. Ecco qua. Ecco qui, levato. Tagliamo così a metà i filetti. Quindi state lavorando un pesce che all'incirca costa, secondo le zone d'Italia, dalle 10 alle 25 euro al chilo. Però è un pesce pescato, è un altro gusto da quello allevato.
Abbiamo la farina. Io sono un po' fissato con questa pastella fatta di acqua e farina, non metterci l'uovo perché se l'uovo si sente, non c'è niente da fare. Un goccetto d'acqua e fino a quando non arrivate alla consistenza giusta, quella che non è troppo spessa, vedete? È densa ma non troppo. Perfetto. Acqua e farina. Pan grattato bello spesso che si deve sentire. Se non lo trovate così, ve lo fate a casa. Non buttate più il pane, avete stancato, perché parlate, poi alla fine non siete sostenibili, perché bisogna stare attenti a non sprecare. Quindi non fate sprecare quel pane, che ho visto ogni tanto, o butti, e invece utilizzate per fare il pane grattato, ok? Vedete la pastella è poco densa, poi qua pressate, fate entrare il pane ovunque. Guarda, se pure diventa pure più grosso se lo schiacci questo pesce. Guarda, così. Bello. Poi, senti i gabbiani? Se pure loro vogliono festeggiare il Natale. Deve essere stracotto il cavolfiore, accanto dovete fare una crema, guarda. Guarda, così. Vuoi fare una crema? E fammi una crema. L'aglio lo teniamo da parte, scoliamo bene. Così. Questo è più che sufficiente. Un pizzico di sale, dell'olio extravergine, poco, non esagerate. Voi dovete sentire in bocca le cose. Che testa è di? Nel senso, immaginate che c'è il fritto del pesce, se ci sta pure tanto olio qua, diventa una cosa abbastanza too much, come dicono quelli dall'altra parte dell'oceano. Oh, se frulla che è una meraviglia. Assaggiamo. Buono da morire. A me il cavolfiore piace da morire. E questo è pronto. Buonissimo ragazzi. Vi sto risolve una cosa pazzesca. Quei casini dei pranzi, delle cene, sotto le feste, che macello. Perché questo qua lo puoi fare e lo puoi fare pure il giorno prima e lo metti in frigo. Poi le puntarelle non le devi fare te. E il pesce, se vuoi, dopo pure fa sfilettare dal pescivendolo, quindi tu ti fai soltanto la panatura e friggerlo. A me il cavolfiore piace da morire. Certo, tu dirai, ma una puzza lascia quando lo sbollenti dentro casa. Aprite queste finestre, fate areggiare, fate areggiare. Ah, ma il momento del fritto. Sentite un po'? Questo pure, oh. Questo non è The Sound of Love, raga. Questo è The Sound of Love delle feste, dei fritti, no? Friggi. Mettetene un pezzetto alla volta, guarda, così. Così. Come deve essere? Croccante fuori e dentro non dovete stracuocerlo, perché là è importante la storia. Mentre questo va, e puntarelle, le scolate, quelle che vi occorrono. Scolatele bene dall'acqua. Fatelo dorà, dorati, guarda la pelle come si sta a gonfiare, ma che roba è, oh, è pazzesca. Con le mani dentro l'olio bollente, perché fa freschetto, ti fa pure piacere un po' di olio bollente. Oddio mio. Ecco qua, guarda che bello. È Natale, ma puoi comprare qua la ricetta dentro al barattoletto di vetro, così, tutte quante, che quelle fuori sono belle e dentro c'è tutta la portiglia, quella roba là. No. Quindi abbiamo risparmiato sul pesce, abbiamo risparmiato sulle verdure, abbiamo fatto un bel piattino così, non abbiamo esagerato col food cost, come dicono noi ristoratori. Quindi che fai? La vuoi doprare una ricetta buona, questa e non prosulta. Questa poi è la grandezza più piccola, la 0, poi ci sta la triplo 0. Mo' ti faccio vedere quello che c'è dentro. Compri una scatoletta così, non vai fallito, guarda qua, la faccio vedere. Sto olio che fai? Lo butti? Qua dentro è conservato con olio extravergine d'oliva, un olio pugliese, conosco il produttore, è pazzesco. Lo utilizziamo, tu pensa a st'olio, se sa d'alici, vedi ci sta pure un po' di gusto d'alici, ma deve essere extravergine, non olio dei semi, che normalmente vengono conservate, ste acciughe. Queste sono quelle piccole, eh? Sei pronto? Sei pronto? Guarda che sleppa di alici. E questi sono squali. Pensa quando prendi la triplo 0, che è quella edizione limitata, e la devono arrotolare dentro la scatoletta per quanto è grossa. È un'orca quella. Guarda che bella. E questo è un dolce. Che c'ha di speciale l'alice del Cantabrico? Allora, prima di tutto vedete, guardate,
ha pochissime spine, gli tolgono tutte, diciamo io le chiamo alici pettinate perché sono perfette, guarda che sono belle, guarda, guarda, guarda quanto sono grossi. A Natale si può fare, no? Guarda che roba. Tu dici come so? È dolce, buonissimo. E queste saranno per le puntarelle, ok? E quando ti mangi sta alici, ti senti qua la salivazione che aumenta, ti viene la fame che ti mangeresti pure quello che ti sta di fronte a te, è il commensale di fronte, quindi è pazzesco, è un'arma a doppio taglio, buone, ma poi quelle che gli dai da mangiare a quelli che hai invitato, che gli viene una fame che non finisce mai. Dentro al soglietto, le tuffiamo qua dentro, quindi si abbracceranno con la licetta e tutto quanto. Un pizzico di sale, poco, un po' di peperoncino rosso che fa un po' di colore, che a noi ci piace sta cosa di colori, così lo tagliamo grossolano, così chi lo vuole se lo mangia, chi non lo vuole non se lo mangia, e mettiamo qua dentro, condiamo bene così. Vedi che belli sti colori, non vedo l'ora di assaggiarlo. Piatto, questo qua mi piace tanto, è perfetto, dai. Cucchiaiata di cavolfiore, quindi il nostro merluzzetto, quindi appoggiamo 2 granellini di sale, così, alicetta, così, puntarelle, così, guarda che bello sto piatto, mamma mia. Che fai, non ci metti sopra qualcosa? Alicetta, guarda qua che sventola. Che dici? Vi faccio fare bella figura con vostra suocera, con vostra madre e tutti quanti. È spettacolare, guardate qua che bello. Guardalo dentro. Guarda dentro com'è, è umidissimo, eh. Non è qua roba stroppacciosa che ti tocca bere non so che cosa per andare giù. Pezzettino d'alici, cucchiaiata di cavolfiore, puntarellina. Che finger ho messo a fare? Oh, è festa, se vuoi bere qualcosa. Bicchiere ghiacciato, oh mi raccomando, per le feste tutti i bicchieri ghiacciati. Grazie Mauro, per lo champagnino. Questo è lo importamagno dalla Francia, è una piccola maison. E che fai? Si fa, o famo, una volta l'anno si può fare, dai raga. Ammazza mo aperta, la grande, No, puoi capire. Libidinoso, è pazzesco. È il suo, è perfetto. Pochi ingredienti, di qualità, senza spendere grandi cifre e farete un bel figurone. Garantito.